Buongiorno ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Vabbè, faccia da incubo. Vabbè, voi non guardate la faccia, ma guardate questi orecchini. E già, oggi cercherò di girare il tutorial di questi orecchini. Ve li mostro più da vicino. Eccoli qua. Questi ho deciso di chiamarli Atlantide per questo colore di questa goccia che si chiama acqua. Tutti i materiali per realizzare questi orecchini li trovate su Semplici Bijou. Poi vi lascerò le informazioni nell'info box. L'orecchino non è complicatissimo, necessita insomma di qualche attenzione giusto per la simmetria, ma spero di essere abbastanza chiara per aiutarvi nella loro realizzazione. Un bacione, ciao! Vi mostro tutti i materiali che ci servono. Allora, serviranno delle Rockwell 11.0, io le ho scelti in due colori. Queste sono, mi sa, le galvanized aluminium. Ho perso la vecchia bustina, ne erano rimaste poche, le ho riposte qui. Poi servono queste della Opaque Rainbow Navy Blue. Poi serviranno dei mezzi cristalli da 4 mm, ne serviranno 2 per ogni orecchino. Poi serviranno per ogni orecchino una perla da 6 mm Powdery Ocean nel mio caso. Servirà ovviamente una goccia in cristallo 18x13 di questo colore, ragazze, spettacolare, acqua. Ecco perché ho deciso di chiamarli, già mi sono dimenticata, Atlantide. Poi serviranno nel mio caso due colori di piattine, la Royal Blue e l'Argentum Britannia Silver. Ovviamente poi sul sito di Semplici Bijou troverete anche altri colori per realizzarli in altri colori. Penso che René farà anche dei kit per realizzare questo modulino. E poi io ho utilizzato questa monachella in argento antico. Io le trovo molto molto belle, sono un po' lunghette, io le trovo favolose. Eccole qui. Questo è l'orecchino, non è difficile ovviamente da realizzare. Servirà poi ago, io uso sempre quello, un ago qualsiasi da tessitura. Io nel mio caso utilizzo o questi della Pony o della Tulip, e poi utilizzo il filo, io nel mio caso, scusatemi, della Miyuki in due colori a seconda di dove io stia cucendo. Voi nella camera li vedete molto simili, ma in realtà non lo sono. Uno è un colore argento e uno invece è più blu, vira sul blu, e quindi a seconda di dove sto cucendo utilizzo uno di questi due colori. Potete usare anche un filo di nylon da 0,12, è quello che io in genere utilizzo per il soutage. Procediamo subito. Scusate, dimenticavo un particolare. Io utilizzo sempre la Beading Foundation, quindi per prima cosa incollare la goccia ad un pezzettino di Beading Foundation o di Lazy Stiff Stuff, quello che avete, e ritagliate bene i bordi. Allora, come avrete notato, la goccia è posizionata a testa in giù. Mi raccomando, guardate bene a lontano, se no non mette bene a fuoco. Guardate sempre il verso delle piattine, mettetevi sempre sul davanti, vedete? La treccia va verso il basso, quindi questo è il mio davanti. Quindi posizioniamo la nostra goccia in questo modo e cominciamo così. La manteniamo tra due dita, giriamo delicatamente e cominciamo a cucire in questo modo.
semplicemente, tanto anche qui non ci dobbiamo proprio andare insomma per il sottile nelle cuciture per i punti, perché comunque qui su ci andrà un'altra piattina. Quindi cerchiamo, per prima cosa entriamo nell'Easy Stiff Stuff e spuntiamo al centro, ok? Fissiamo bene questa punta, ok? Giriamo tra le mani la nostra gruccia e andiamo dall'altro lato. Allo stesso modo entriamo nell'Easy Stiff Stuff e cuciamo. E procediamo così, facendo tutto il giro. Sempre attenzione dove entrate e dove uscite. E così. Normalmente si fanno punti più grandi all'interno, punti più piccoli all'esterno, ma come abbiamo già detto, visto che dobbiamo mettere poi un'altra piattina su questa, non c'è questa necessità, quindi procedo col cucire tutti e due i lati. Dimenticavo di dire, io sto continuando a cucire nel frattempo, che come colla potete utilizzare tranquilla per incollare la Beading Foundation o l'Easy Stiff Stuff alla goccia, potete utilizzare o la B7000 oppure l'Asulit. Ok, ho cucito tutta la goccia, ora andrò a chiudere. Il primo pezzo di soutache che ho tagliato, questo è una ventina di centimetri, perché poi io preferisco abbondare, insomma, forse ne serviranno anche 18, non lo so, ma meglio abbondare, perché poi dovremo fare tutto questo lavoro qui. Ok, ho cucito tutto intorno ed ora mi raccomando ragazze, perdete anche 2 minuti in più, ma mi raccomando, i due lembi devono stare centrati con la punta, perché se sta più in così o più così viene veramente un lavoro fatto male. Quindi perdete 2 minuti in più per posizionare la goccia nella maniera esatta e poi cucite, ok? Andate avanti con un paio di punti, se sbagliate tagliate il filo e rifate come faccio io. Se mi rendo conto di non aver centrato bene, taglio e ricucio. Poi passate un paio di volte in questo punto, così, e questa prima parte mettetela da parte. Prendete la piattina di colore blu ed un mezzo cristallo da 4. Quando, io non lo dico però mi raccomando, quando tagliate le piattine mettete una puntina di colla per evitare che sfilacci. Io lo faccio sempre, è una mia fissazione. Ok, allora prendiamo la piattina, scusate, non ho fatto il nodo al filo. Allora prendete la vostra piattina, ok, vedete che la V verso il basso, quindi questo è il nostro davanti. Io lo dico sempre, lo dico all'infinito sperando che non sbagliate, perché è umano, sbaglio anche io, quando il gioco è fatto è fatto. Dopodiché prima entrate con l'ago, piegate il filo, la piattina a metà, entrate al centro delle due piattine e andate avanti e indietro un paio di volte, così vi fissate il filo, ok,
taglio perché ho fatto un nodo immenso, quindi ora io qui mi trovo ad uscire dall'interno della piattina, prendo il mio mezzo cristallo sul lago e faccio in questo modo. Quindi io col filo sono al centro, vado, controllo ed entro in una piattina, ok? Sempre al centro, è indifferente dove entrate prima, poi chiudo in questo modo tra le mani, è piccolissimo l'elemento, ma cerco di farvi vedere, e vado dall'altro lato. Dall'altro lato rientro e vado nuovamente dall'altro lato. Faccio questo un paio di volte per stringere. Ok, penso si sia visto. Poi dal lato rispunto al centro e vado giù nel mezzo cristallo. Quindi, ops, faccio questa operazione, scusatemi, faccio questa operazione per fissare il mezzo cristallo in basso e ai due lati. Riesco, non so perché perde il fuoco, riesco nuovamente, ok, do ancora qualche punto e poi mi vado a prendere la mia goccia, ecco qui, e qui cominciano i drammi. No, scherzo, dovete solo essere, allora avete visto, no, come ho fatto io? Dovete farlo alla stessa maniera, centrate anche in questo caso bene, dovete centrare bene, anche io insieme a voi mentre giro il video cerco di centrare bene bene. Se volete potete utilizzare una mollettina, ci avvaliamo di altri strumenti, io riesco a tenerla, però se voi volete con una mollettina vi fissate in questo punto. Ed ora noi siamo usciti da qui, mi giro e cucio, rientro e spunto qui, perché la parte ovviamente più complicata da cucire è questa, la punta. Quindi tengo bene, esco dall'altro lato e procedo. Ok, scusate, ho dato un punto troppo grande, ora sono sull'esterno e quindi cerco di dare punti piccini. Ok, ritorno di là, perdete 2 minuti in più per centrare, ritorno dall'altro lato, così, e rientro centrando la piattina argento e Lazy Stiff Stuff. Oh. Guardiamo il davanti, come vedete ora la punta è fissata, riguardiamocelo bene, allineiamo le piattine e poi cominciamo a cucire tutto il bordo. Mi raccomando, l'allineamento e la simmetria. Ok, ora mi metto anche io con la mollettina, così, perché con la telecamera davanti, ecco qui, mi dà un po' di fastidio. Ecco qui, mi avvalgo
di questo strumento. Quindi, ok, procediamo a cucire tutta questa parte. Procediamo tranquillamente, lazy stiff stuff, come abbiamo fatto per la prima piattina, facciamo per la seconda. Punti piccoli sull'esterno e più grandi dall'interno. Lazy stiff stuff, 2 piattine e spunto sempre al centro. Procediamo così da un lato, dall'altro e poi ci incontriamo qui. Ok, abbiamo cucito tutto il bordo, siamo arrivati qui al centro e dobbiamo unire queste due parti. Quindi procedo in questo modo e mi raccomando, sempre il centro della piattina, di tutte quante le piattine. Girate il lavoro e vedete come sono posizionate. Spero che sono posizionate bene. Passo un paio di volte, ok, per chiudere il tutto, e poi prendo la perlina da 6 e 2 rocaille. Ridò qualche altro punto, scusatemi, per fissare bene qui al centro. Perché se non chiudo bene qui al centro, poi quando vado ad aprire si possono vedere i punti e questo non va bene. Ora qui che dobbiamo fare? Devo prendere una perlina, una 11.0 di questo Blue Navy, Rainbow Opaque Rainbow Navy Blue, una perla da 6 e un'altra perlina e devo richiudere. Quindi esco al centro, lo so, è un passaggio un po' complicatuccio, però si può fare, diciamo, si può fare. Tutto si può fare. Basta procedere con attenzione. Esco al centro il più vicino possibile a questo punto, prendo una perlina, la perla da 6 e un'altra perlina, scusate, un'altra rocaille e mi porto tutto giù, giù, in questo modo, ok? Così, prendo la prima piattina perché rischio altrimenti, se prendo tutte e due le piattine insieme, di lavorare male. Controllo l'allineamento, ok? Quindi guardo bene dove devo inserire e esco in questo punto della piattina. Non vi preoccupate se poi il lavoro si muove, tanto poi ce lo riposizioniamo, ok? Sono uscita da questo lato, riprendo nuovamente, ok? Fermo, osservo bene dov'è il punto in cui devo cucire, blocco e rientro al centro. Anche in questo caso potete usare la mollettina. Ok, io non la uso, vado così. Tutto è dare il primo punto per bloccare. Una volta che abbiamo dato anche un punto, siamo più tranquille perché possiamo spostarci il lavoro un po' più giù. Primo punto dato, ne diamo un altro, un poco più giù. Ed ecco qui, ancora un altro, in modo tale da essere sicure di aver fissato tutto. Una volta che abbiamo fissato il primo punto,
procediamo, scusatemi, procediamo ad accostare la piattina blu e quindi riusciamo e prendiamo anche la piattina blu. Io mi porto sempre dietro il mondo. Quindi piattina blu, giro, mi avvicino anche l'altra piattina. Ragazze, lo so, ci vuole un po' di manualità, ma ce la si può fare. E vado con l'altra piattina blu. Ok. Fissiamo un paio di volte in questo modo, avanti e dietro, e poi, come abbiamo fatto per il mezzo cristallo, rientriamo nuovamente al centro, prendiamo le rocaille, mezzo cristallo, perlina da 6 rocaille, e ridiscendiamo senza portarci nulla dietro, se fosse possibile, ed andiamo qui e facciamo questo procedimento un paio di volte. Guardate che ci sia simmetria e procedete, quindi ripassate un paio di volte e cucite su questi lati. Date almeno un punto di qua e dall'altro lato, che poi dobbiamo andare a mettere le rocaille. Quindi esco da questo punto, vedete? Non esco da qui, ma esco da qui per creare l'arco con le rocaille. Inserisco sul lago le mie rocaille del colore argento. Mi sembra che ne ho inserite 10, ora andiamo a vedere. Vediamo, non ho contato, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, e scusatemi, ero proprio fuori camera, e vado qui. In questo modo. Ok, perché poi devo rigirare. Ok, controllo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, sono 10, vabbè. Scusate, eccesso di zelo. Quindi ho inserito le rocaille, rientro perché ovviamente le vado a fissare un'altra volta e al centro rientro nelle 5, do un punto e rientro anche al centro delle due piattine per fissarle un pochino, per evitare che si muovano troppo, e resto morbida. Non tirate troppo per evitare che le rocaille possano fare difetto, insomma. E rientro giù. Rientro giù, qui al centro, senza tirare troppo, vado da quest'altro lato e faccio la stessa cosa. Ho cambiato il filo. Dettagli: avrei potuto inserire anche le perline in questa posizione, cioè in questo modo al brick stitch, o addirittura mettere una catena a strass, però secondo me, perché agli inizi utilizzare le perline è più facile in questo modo. Ok, veniamo al dunque. Allora, eravamo qui. Cosa faccio io? Esco, entro qui, vedete, nella piattina argento e blu, ed esco sul retro delle perline. Ok? Entro nella piattina blu e in quella argento. Quella blu e in quella argento, e rientro e vado sul retro in questo modo, non entrando ovviamente nelle perline, ma subito dietro le perline. In questo modo
andrò a creare dietro alle perline una rete. Ovviamente questo è il mio metodo, può darsi che sia sbagliato, non lo so, ma è il mio e io ve lo mostro. Entro nuovamente, sono uscita al centro, rientro nuovamente e faccio un altro puntino, vado sul davanti, rientro, spunto di nuovo al centro e mi tiro le piattine dietro, vabbè, questo è normale, e procedo in questo modo. Farò proprio una sorta di raggiera dietro, una rete di cuciture, come ho fatto anche qui, si vede qui, vedete? Così. Sul davanti il filo non si vedrà, ma le perline avranno dietro anche un po' di supporto in più e non scenderanno. Quindi procedete a cucire in questo verso, in questo modo fino alla fine. Mi raccomando, quando cucite non tirate troppo, altrimenti le piattine farebbero questo, si unirebbero sul retro e sul davanti verrebbero all'infuori. Quindi quando cucite dovete restare morbide con il filo, ok? Altrimenti poi avreste dovuto mettere un pezzettino di Lazy Stiff Stuff per tenere ferme le rocaille e cucire, ma sinceramente secondo me così si può fare. Procedo, quindi state morbide, non tirate troppo il filo e seguite la curva delle rocaille. Sinceramente, se ho ripreso il ricciolino, quindi rigiro, allora esco al centro qui, inserisco la rocaille, si sta scaricando la batteria, ci mancava. Allora non so se ho ripreso prima oppure no, quindi rifaccio il ricciolino, esco in questo punto, metto la rocaille, faccio ovviamente il ricciolino, scusatemi, ve lo mostro sul davanti, e mi posiziono in modo tale da fare il ricciolino che sia più o meno simmetrico all'altro lato. Tengo con le mani, rientro e cucio, rientro nuovamente scusatemi, rientro nelle piattine, sempre al centro, nella rocaille e sulle piattine, e riesco sul retro. Dopodiché mi danno fastidio queste piattine, le taglio, nevrosi. Oh, perché le piattine in eccesso ti limitano nei movimenti, quindi in questo modo controllo che funzioni sul davanti, diciamo che funziona, e poi do qualche punto di cucitura in questo modo e fermo insieme le due piattine. Ok, rivado a guardare, mi sembra che più o meno ci siamo. Ovviamente devo poi fissare sul davanti, quindi vado così a 45 gradi. Ovviamente ragazze è sempre il mio metodo, poi lo faccio anche qualche altra volta, non lo faccio adesso per non mostrarvi tutti i passaggi, ma fatelo 2 volte e poi in questo modo, e spuntate tra la piattina argento, e la piattina blu, e andate avanti, ops, niente, e rientrate nuovamente sempre tra le due piattine in questo modo.
mi raccomando, quando spuntate sul davanti controllate bene sempre di uscire tra le due piattine, perché se spuntate nella blu e vi tirate il filo si vedrebbe il filo in questo punto. Allora diciamo che poi andiamo a tagliare, a mettere un po' di colla, a dare qualche altro punto per fissare il tutto. Io non vi mostro proprio tutti i minimissimi passaggi così. E poi ho fatto l'altro elemento, ce l'andiamo a fissare. Allora tagliamo, taglio e metto un po' di colla. Come potete vedere, scusate se è cancellato il vecchio audio e lo riregistro, ho preso due pezzetti di piattine e al centro ci ho inserito una rocaille e un mezzo cristallo da 4 del color argento. Salgo e scendo un paio di volte e fisso tutto quanto il lavoro, tenendo unite le due piattine alla base con al centro il mezzo cristallo. Nulla di più semplice. Passo un paio di volte per tenere tutto fisso. Mi trovo, faccio anche il cappietto e così un paio di volte ripasso e chiudo e dopo inserirò la monachella. Ed ecco realizzato l'elemento che poi andremo a mettere sull'orecchino. Allora poi messo un po' di colla, ho fissato un altro po', poi che faccio? Metto un po' di colla qui, giusto qui e qui, in questo punto, giusto per darmi un fermo, e vado ad accostare l'elemento che avevo preparato prima e cerco di posizionarlo più o meno come nell'altro, ecco, in questo modo, giusto per darmi un punto di riferimento. Poi prenderò ago e filo e cucio sempre con il mio solito metodo, tengo fermo ovviamente, vado dal retro e spunto tra le piattine, quindi comincio a dare qualche punto qui. Nel frattempo la colla fa presa, vado anche dall'altro lato così, e quindi metto insieme i due elementi, scendo anche più giù. Ovviamente io ho la camera davanti, vado molto ad intuito, mi aiuto col dito dietro come riferimento, quindi in questo modo, così. Poi dopo andrò a prendere il filo più chiaro e cucirò anche in questo modo. Non lo faccio adesso perché ho il filo blu e quindi si vedrebbero i punti qua, però cucio anche in trasversale e non ve lo mostro il cambio di filo, se no perdiamo altri 10 minuti. Allora, l'orecchino sarebbe terminato, vado dopo ad inserire la monachella, spero che vi piaccia, è venuto abbastanza simmetrico, qualche difettuccio c'è, tipo qui ho tirato un po' strano, non lo so, cercherò dopo di sistemarlo, ma ovviamente il soutache non è perfezione, almeno uno cerca di essere precisa, ma se è artigianato non può essere proprio
al millesimo. Andrò a chiudere qui un altro puntino, vedete qui, che è rimasto leggermente aperto e non mi piace. E niente, questo è l'altro retro. Poi farò un video dove vi mostrerò come fare i retro. Io i retro a soutache li incollo, non li cucio, li incollo con l'Ultra Suede e qualche giorno vi mostrerò. Comunque online trovate qualche altro metodo, poi se vi va vi mostrerò il mio. Orecchini, orecchini Atlantide finiti. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacio come ops, le onde del mare, parlando di Atlantide. Un bacio da Briga Bijou. Un bacio a tutte e alla prossima.